Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi mi trovo nel sud della Francia per provare questa nuova Peugeot 2008. È un SUV che si colloca nel segmento B e comunque sia le dimensioni non sono proprio piccole, perché la nuova 2008 diventa un po' più grande, 4,3 metri di lunghezza e quasi 2 metri di larghezza con gli specchietti aperti. L'assenza di scarichi, la lettera E davanti al modello 2008 e ovviamente questo tipo di presa di ricarica vi fa capire che questo modello qui è completamente elettrico. Non ha la classica configurazione da macchina elettrica del pacco batterie spalmato sul pavimento, ma troviamo qui il motore elettrico dove normalmente troviamo il motore termico. Quindi, ritrovandoci con il vano anteriore occupato dal motore elettrico, la capacità rimane più o meno invariata rispetto alle versioni benzina e diesel. Sulla versione elettrica è di 405 litri, mentre sul benzina e sul diesel arriviamo a 430 litri. Questa macchina non è nata per essere proposta solamente nella versione completamente elettrica. La 2008 è basata sulla piattaforma CMP ed è una piattaforma che è nata per permettere l'alloggiamento di più propulsori. Infatti la 2008 è disponibile in versione completamente elettrica, PureTech turbo benzina e turbo diesel. Oggi faremo un focus, in primis sulla versione elettrica e poi ci faremo un giro anche sulla versione a benzina. Che cosa dire dello stile? Diciamo che questa 2008 tende a farsi notare per strada perché è una macchina che ha la sua presenza, ha un design piuttosto affilato, muscoloso. Guardate ad esempio questo faro full LED che è molto affilato, tagliente. Al suo interno ripropone come stile il graffio del leone. Proposta in questa versione bicolore bianco-perla con tutti i dettagli, la parte superiore nero lucido, possiamo notare ancora di più lo stacco tra la parte inferiore e la parte superiore, soprattutto anche le linee. Possiamo vedere anche da vicino nei particolari che è una macchina squadrata e, come ho detto prima, molto tagliente come linea. E anche qui nei fari posteriori viene riproposto come stile il graffio del leone. Ecco qui un altro collega che si fa un giretto. Secondo me, per acquistare una macchina del genere, in primis ti devi innamorare della sua linea, perché sennò rischi che col passare del tempo questo design diventi un po' pesante per l'occhio. Che vi piaccia o no questa linea, un punto a favore di questa Peugeot è proprio il design. Ha un linguaggio stilistico tutto suo, si riconosce fin da subito che è una Peugeot. Passiamo agli interni, facciamo prima un focus sul posteriore perché comunque sia l'abitabilità è molto buona. Il sedile è già regolato per la mia posizione di guida, io sono alto 1,73 m, posso vedere ho abbastanza spazio per le gambe. Qui doppia presa USB per la ricarica dei dispositivi, un peccato qui non avere un clima posteriore. La luminosità qui nell'abitacolo è molto buona, grazie anche a questo tetto panoramico. Bene, adesso spostiamoci sul lato guida. Piacevolmente colpito dagli interni di questa 2008 perché già a un primo contatto mi danno senso di robustezza, solidità e nel complesso anche di una buona manifattura. Qui la macchina è configurata con interni misti, ecopelle e stoffa, ma su richiesta si può avere anche gli interni in alcantara. Qui dietro invece abbiamo le funzioni ADAS di secondo livello. Una cosa che non mi fa impazzire è questa leva che ci permette di utilizzare gli ADAS e anche il cruise control adattivo. Ci sono tante funzioni, il problema è che, se vedete, questa leva è completamente nascosta e avendo diverse funzioni da utilizzare, praticamente ti devi memorizzare la funzione di ogni pulsante perché devi andare a memoria, qui dietro non le vedi. Tanta plastica, però comunque sia, toccando, giocando con tutti i pulsanti mi rendo conto che gli assemblaggi sono piuttosto buoni. Qui la plancia è in gomma morbida che è anche piacevole al tatto. Molto belle anche queste cuciture verdi a contrasto e anche questa plastica che ha una trama simil carbonio. Ottima anche l'abitabilità. Qui tra tutti i vani portaoggetti abbiamo circa 30 litri di capacità. Qui abbiamo anche il vano di alloggiamento per il telefono con la ricarica wireless. Ottimo il fatto che non ci sono tanti bottoni fisici che possono distrarre. Praticamente si fa tutto tramite questo schermo da 10 pollici. Quindi, come potete capire, questa 2008 vuole essere high tech e connessa con il guidatore. Bene, quindi adesso direi facciamoci un giretto. Ma come va questa 2008 elettrica? Scopriamolo subito. Già percorso qualche chilometro al volante nella totale assenza di rumori. Qui abbiamo 3 impostazioni di guida,
Eco, Normal e Sport. Stiamo ancora guidando in Normal, che come dice il nome è quell'impostazione che privilegia una guida tranquilla da tutti i giorni, perché comunque sia questa macchina è stata pensata come un SUV da città. E qui, avendo 136 cavalli, 260 Nm, mi rendo conto che è la potenza giusta se si vuole guidare solamente in un ambito urbano, perché comunque sia, avendo un motore elettrico, ciò significa che ogni volta che schiacciamo il pedale dell'acceleratore abbiamo tutta questa potenza disponibile immediatamente. Non è una potenza che ti attacca al sedile, però mi rendo conto che è un tipo di potenza giusta per l'ambito cittadino. Se mettiamo invece la modalità Eco, questa qui è una modalità più risparmiosa, pensata a chi vuole sfruttare a pieno l'autonomia della batteria, e per far ciò la sensibilità del pedale dell'acceleratore è stata diminuita, e affondando il piede abbiamo meno potenza disponibile. Io non ho idea di chi ha guidato questa macchina prima di me, perché Peugeot con il ciclo di omologazione europeo dichiara un'autonomia di 320 km. Adesso abbiamo praticamente 3/4 di pieno, e l'autonomia che mi segna in questo momento è di circa 120 km. Quindi io penso che adesso, percorrendo qualche chilometro più tranquillo, spero che l'autonomia salga un pochino. Per quanto riguarda i tempi di ricarica, può variare dalle 5 alle 17 ore per una carica completa, mentre con una presa di ricarica pubblica a 100 kWh ci impiega circa mezz'ora per caricare l'80% della batteria. In ogni caso, ogni volta che alziamo il piede dall'acceleratore o freniamo, qui abbiamo una frenata rigenerativa, e ogni volta che la batteria si ricarica, o comunque stiamo utilizzando la potenza della batteria, possiamo vederlo qui attraverso la strumentazione digitale che abbiamo qui davanti a noi. E come posizione di guida mi piace questa 2008 perché, prima di tutto, il volante mi piace nelle dimensioni, lo trovo compatto e mi piace l'impugnatura. Secondo, mi piace anche come Peugeot ha posizionato la strumentazione. Rispetto alla posizione del volante possiamo vedere che è rialzato, il che significa che non abbiamo problemi a leggere tutte le informazioni a nostra disposizione. Inoltre, qui sulla 2008 possiamo trovare come strumentazione digitale l'iCockpit in 3D. Non so se attraverso la telecamera riuscite a vedere l'effetto 3D, ma al volante posso dirvi che ciò permette di avere una lettura molto chiara e rapida di tutte le informazioni, e ciò ne beneficia anche della sicurezza stradale, perché significa che passiamo meno tempo a guardare lo schermo e a cercare di interpretare tutte le informazioni, e passiamo più tempo con gli occhi sulla strada. Guidando una macchina elettrica, una cosa che possiamo avvertire subito ovviamente è la totale assenza di rumori, e con l'assenza di rumori, a parte la voce del navigatore, possiamo accorgerci subito degli altri tipi di rumori che di solito non avvertiamo guidando una macchina col classico motore termico, come ad esempio eventuali scricchioli, rumore delle sospensioni. Qui sto guidando nella totale assenza di rumori, quindi posso dire che la qualità costruttiva degli interni è ben fatta. La strada che sto percorrendo è piuttosto dinamica, quindi adesso spostiamoci in modalità sport e vediamo le differenze. Immediatamente il pedale dell'acceleratore lo trovo un po' più pronto, così come lo sterzo. Mi dispiace per la prossima persona che dovrà guidare questa macchina, perché forse non avrà tanta autonomia disponibile. Bene, proviamo adesso a fare una frenata di emergenza. Abbiamo ricaricato la batteria, quindi è stata per una buona causa. L'ho fatto per la prossima persona che prenderà questa macchina. Molto potente la frenata, ho sentito l'ABS che è subito entrato cercando di fermare la macchina nel meno spazio possibile. La risposta del pedale del freno ad un primo contatto è un po' spugnosa, perché lo premo e non sento molto dai freni. Poi di colpo inizia ad arrivare la potenza frenante. Negli ultimi anni l'elettrico sta diventando sempre più diffuso. I prezzi non sono ancora alla portata di tutti, perché comunque sia la 2008 elettrica parte da 38.000 euro e in base all'allestimento può arrivare fino a 43.000 euro. C'è da dire che grazie a bonus e incentivi statali le elettriche si riescono a portare a casa ad una cifra più conveniente. Bene ragazzi, come potete vedere ecco il verdetto. Siamo rientrati a Villa Lacoste con 100 km di autonomia.
ho fatto più o meno 30 km, di cui la maggior parte con una guida abbastanza allegra, quindi l'autonomia riportata sul display è abbastanza veritiera. Adesso ci togliamo di dosso l'ansia da ricarica perché faremo un focus sulla versione benzina PureTech da 130 cavalli. Quella che sto guidando è la versione intermedia. Qui davanti abbiamo un 1200 turbo 3 cilindri che sviluppa 130 cavalli e 230 Nm di coppia, quindi a livello di numeri siamo abbastanza simili all'elettrico, però qui l'esperienza di guida e il modo di guidare questa 2008 cambia radicalmente. Qui abbiamo la trasmissione con diversi rapporti, infatti qui abbiamo un cambio manuale a 6 rapporti. Come option è disponibile anche il cambio automatico a 8 rapporti. Ieri ho avuto modo di fare un po' di chilometri con la versione automatica e devo dire che se dovessi scegliere, qui sceglierei indubbiamente la versione automatica perché permette di avere cambiate molto rapide, fluide e si può viaggiare in assoluta tranquillità. Mentre qui cambio manuale lo trovo con un'escursione un po' lunga, cambio un po' impreciso, quindi in questo caso il cambio automatico lo reputo migliore e superiore. Come sulla versione elettrica, anche qui abbiamo 3 modalità di guida, Eco, Normal e Sport. Qui stiamo già guidando in modalità Sport, in modo da poter avere il massimo dal motore e dallo sterzo. L'esperienza di guida cambia rispetto alla versione elettrica perché qui abbiamo marce da cambiare, non abbiamo la stessa erogazione e fluidità. Devo dire che questo motore è piccolo ma piuttosto brillante. La cosa buona è che rispetto alla versione elettrica qui il peso scende di ben 300 kg, passa a circa 1200 kg, quindi vi potete rendere conto che anche se il motore è piccolo la 2008 tende ad essere piuttosto scattante. Se sull'elettrica l'esperienza di guida è focalizzata sull'assenza di rumore, qui ovviamente il rumore a benzina si sente e ciò dovuto anche dal fatto che il suono del motore viene amplificato attraverso le casse. Qui tra l'altro abbiamo un impianto audio premium della Focal che non suona niente male, però diciamo che su questo tipo di macchina forse si sarebbero potuti risparmiare di amplificare questo suono artificiale attraverso le casse. In Italia l'elettrico non ha ancora preso piede in larga scala fondamentalmente perché la rete di ricarica non è ampia nel nostro paese, quindi comunque sia ottimo da parte di Peugeot di proporre lo stesso modello in diverse salse in modo tale da soddisfare una clientela più ampia. Pian piano l'elettrico sta diventando sempre più accessibile per la massa e pensato ad un contesto prettamente urbano ha un suo perché, a mio avviso. In questo momento l'elettrico ha i suoi limiti per quanto riguarda l'autonomia, i punti di ricarica. Personalmente è la mia prima esperienza su un modello Peugeot dell'era moderna e nel complesso, parlando dal punto di vista della qualità costruttiva, così come i contenuti, la trovo essere una macchina abbastanza valida. L'unica cosa che mi ha convinto di meno è il design esterno, ma come vi ho detto è una cosa prettamente personale. Quindi ricapitolando, per un uso principalmente urbano, godendo di ecobonus ed esenzione ZTL nelle grandi città, la versione elettrica sembra una scelta valida. Per chi vuole macinare chilometri in assoluta tranquillità senza ansia da ricarica, specialmente in Italia, le versioni benzina e diesel sono le opzioni da tenere in considerazione a mio avviso. Come sempre, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto e come sempre, grazie per la visione. Ciao!